Eccolo, Eccolo, Giuseppe. parlavamo. Ciao Giuseppe. Hello, audio. Non sentiamo. Hai il microfono spento. Qui appare, aspetta. Vediamo se riesci. Ok, adesso mi sentite, no? Mm. Buonasera. Bene. Ciao Giuseppe. Buonasera. Allora, ricordami, Greater City è New York praticamente. Sì, sì, Aquarium Society. sì. È forse la più vecchia in esistenza continuamente, senza, sai, nei Senza Stati mai Uniti, chiudere. perché adesso facciamo 100 anni e Però. sto facendo le mie ricerche perché per il nostro anniversario farò un programma solo sulla storia di Greater City, Però. perché c'ho tante cose che appartengono a Greater City dagli anni 20, 30, 40, 50, 60, tutti i secoli, no? C'erano italiani negli anni 20 nella società di acquari? No. Gli italiani si fanno vedere negli anni 50. Guarda, Dopo la guerra. Sì, sì. diciamo, Bello. Ma scusa, Gio, quanti soci ci sono adesso? Uh, più o meno 80. Però, beh, stiamo parlando anche di uno stato abbastanza popoloso. Sì, sì, sì. Ma lo sapete com'è il giorno d'oggi? La gioventù, i giovani sono tutti sul internet. Uh, ce ne abbiamo un qualcheduno di giovani che vengono proprio agli incontri. Noi, i nostri incontri sono si chiama il Queens Botanical Garden, che è un Bello. giardino pubblico, no? Nel quartiere del Queens, che fa parte della città di New York, e vedi che c'è scritto Queens lì, no? Queens, no? Um, ma è sempre una cosa difficile, perché con l'internet non si fa concorrenza. ci stanno No. ci stanno molti club a New York? No, No, solo. ci siamo noi, c'è la società di Brooklyn, poi fuori che quello lì c'è una società che è nel county, sai, noi abbiamo, non so come si dice county in italiano, perché non è una provincia, è una cosa un po' più piccola, no? La contea? Yeah, la contea. E allora ce n'è uno a Nassau, dove abito io, che è sulla frontiera con la città di New York, ma in altri posti, ce n'è qualcheduno a New Jersey, a Connecticut, ma proprio nella città di New York c'è solo due, noi e quella di Brooklyn. E Brooklyn i suoi incontri li facevano all'acquario di New York, che è a Coney Island, che fa parte Mm. di Brooklyn, no? E loro sono stati fondati nel 1911, però c'erano dei periodi di anni e anni e anni che non esistevano, poi si riformavano, sai, su e giù. Siamo sempre stati attivi, fuori che quando c'era la guerra mondiale, la seconda, non avevamo incontri, però esistava, no, avevamo i soci che si parlavano, e quando è finita la guerra subito abbiamo ricominciato gli incontri, no? È così. Bello. Sì, sì. Ma negli anni 30 era una società favolosa questa qui. Infatti ho fatto una piccola presentazione
un paio di settimane fa si chiama il Northeast Council of Aquarium Societies, che è una società composta di altre società, no? Qui nel nord-est, sai, nei stati di Massachusetts, Vermont, Connecticut, New York, New Jersey. E allora è un po' anche per quello lì che mi sono interessato nella storia del nostro hobby, perché anche da quando ero piccolo leggevo nella rivista di Aquarium, c'erano i capitoli di Albert Clay, K-L-E-E, che lui è un famoso americano che ha studiato la storia del nostro hobby. Allora, quando io avevo 12 anni più o meno, compravo quella rivista lì ogni mese e leggevo i suoi capitoli, è giusto quella parola lì, capitoli? Articoli. Articoli, ma lo va bene. Uguale. Articoli, sulla storia del nostro hobby, e mi interessava sempre, perché io anche da studente amavo sempre la storia, no? E allora poi da lì, quando sono diventato il presidente di questa società qui, mi sono detto, mamma mia, che l'anno era il 86 quando sono diventato il presidente, e ho detto, mamma mia, mi hanno messo a cura di questa società qui che esiste dal 1922. Se fallisco sarebbe una disgrazia così grande che non posso, devo riuscire a farla una grande società come una volta. E allora anche da lì poi mi sono interessato nella storia di questa società, che veramente è grande, è bella. E allora da lì poi ho deciso da fare questo programma, perché il programma che vi presento oggi è da anni che lo do a varie società. Interessante. Beh, vedremo. Senti, Joe, prova a condividere, fare share, che così vediamo. Sì, ok. C'è Lino intanto. Lino, puoi anche farti vedere, siamo solo noi per ora. Sì. Ciao. Adesso... Ciao Lino. Ho visto la tua mail, Lino, sì. è sul forum e li mettiamo noi. Sul forum? Ho cercato un po' nel sito e non l'ho trovato. Devo andare sul Fa forum. vedere sul forum. Grazie. Quindi posso vedere quella dell'altra volta. Le registrazioni le abbiamo messe lì. Ottimo, grazie. Congresso e attività. Sul congresso e attività, Lino. Ok, grazie. Ok. Allora, eccomi Joe, ce la fai? Sì, la vedete? No. Ok, aspetta. Oppure se vuoi puoi mandarmela che la proietto io, Ok, adesso mi vedete e mi sentite, no? Ok. Sì, bene. Sì, ok. Adesso questo qui non lo vedete, no? Ok, adesso devo... Share, il pulsante verde sotto, quello sì. È ben quello lì che non trovo. Se vai sotto con il mouse dovrebbe apparire. Condividi schermo? Sì. Con la freccia, Giuseppe, c'è un tasto con la freccia? Sotto. Al centro. Share video.
con la freccia in alto, sta vicino a chat, vicino a reazioni. Sì. Sai, l'ho fatto delle altre volte, non è che non l'ho mai fatto questa cosa qui, ma non vedo dove c'è il share screen. Ma l'audio, lo vedi dov'è il tuo audio, il microfono? Sì. Allora, sì, dovrebbe vedo dove essere c'è a destra. sì, vedo dove c'è share screen. Ok. Adesso però il programma è qui sotto. Oh, si vede. Ottimo. Eccolo. Ok. Good. Dopo forse per ingrandire quello lì. Sì, perfetto. Una abbreviated Ok. history of acquiring hobby in America. Perfetto. Sì. E poi io... Però mi è No. piaciuto il tuo titolo, Livio. Una non volta ho in America. resistito, non ho resistito. Sergio Leone. Mi sembrava chiamata, Gio, perché c'era una volta in America, storia breve del lobby, in negli USA, mi sembrava chiamata. Sì, hai fatto bene. Allora, aspetta un attimo, che ore sono? È 21:06, aspettiamo ancora qualche minuto, dai. E così intanto vediamo se arriva qualcuno. Noi stiamo registrando, così vediamo se riusciamo poi a condividere, perché oggi Zoom con me fa problemi. Enea è ancora in giro per lavoro, ma la registrazione ce l'ho. Quindi poi la mettiamo perché sono molto interessante. Io avevo fatto una storia, avevo fatto una conferenza, ma una storia del lobby in generale, passando dalle Wardian case inglesi fino a roba. Adesso sono curioso infatti di sentire la tua. Sì. Ho visto il programma, avete un relatore sui cicli di conchigliofili, delle conchiglie prossimamente? Sì, a maggio. A maggio. Sempre in Zoom. Io ti posso mandare, Marco, ti mando il link e se volete vederla siete invitati. Volentieri, ma sempre in Zoom? Sì, no, è tutte e due. Ci sarà l'incontro vivo, però il presentatore è su Zoom. E io sarò su Zoom, anch'io. Però avremo più o meno 40 soci al giardino in persona. E poi a giugno abbiamo Enea. Me l'ha detto infatti. Sì. Ha già fatto una presentazione sabato al mio Killifish Club, anche che, sai, nel lago di Tanganyika ce n'è solo uno, Killifish, ma nonostante anche noi che siamo soci del Killifish Club, facciamo l'allevamento di tante cose, incluso i ciclidi, no?
le sue fotografie di Enea erano proprio belle a vedere i pesci nel suo ambiente naturale, è sempre una cosa bella da vedere, specialmente se la persona fa delle fotografie così precise come ha fatto Enea, no? Sì, assolutamente. E poi noi abbiamo che cosa? Ad Konings ha già detto che viene da noi a settembre, e quindi perché in genere viene in Italia ogni 5-6 anni. Sì. Più o meno. Sì. Il Queen's Garden è dove avete fatto la conferenza con Scott anche? Sì, quella con Scott, anche quella lì era, come si dice, ibride, è una parola, ibride. C'erano i soci in persona e poi c'erano Zoom, è una mischiatura, no? E lui era su Zoom, ma c'era anche dei soci in persona, no? Con Scott. Per adesso facciamo così, fino a chissà, anche se il presentatore viene in persona, ci sarà il Zoom per i soci che non si osano ancora andare insieme agli altri, no? Adesso, questa settimana passata, Stefano Valdesalici mi ha mandato l'annuncio che fanno la sua conferenza a giugno a Cremona, nella provincia di Cremona. Mi dispiace che non posso essere a casa in quel mese lì, perché da Piacenza a Cremona non c'è mica tanto. Vicino a me, 22 chilometri da me. Allora, bello. Io andrò a questo punto perché poi Stefano Valdesalici vado a sentirlo. Sì, sempre bravo. Allora, Livio, te abiti nella Lombardia? Sì, provincia di Bergamo. Infatti, sì, sono tra Milano e Cremona e Bergamo, sono a metà strada. Sì. Bergamo c'è dentro il lago di Garda, no? È Brescia quello, più di là. Brescia, più in alto, ok. E da Piacenza, da casa tua, quindi è un'oretta. Sì. Sono 40 chilometri circa. No? Allora, cosa dice? Ancora un paio di minuti, poi iniziamo, così almeno iniziamo la registrazione. Sì. Bene, Livio, io non ho nessun premura, e anche se ci siamo in pochi, non importa, perché, come hai detto, il programma è registrato. Tante volte la gente, perché è successo così con altre conferenze Zoom, poi quando la registrazione del programma è sull'internet, poi la gente lo vanno a guardare quando hanno tempo, no? E ti dico che noi, lasciandole su, le guardano anche centinaia di persone, perché alla fine sono interessanti. Quindi, infatti, adesso mi piacerebbe fare all'interno del nostro sito AIC una sezione dove almeno mettiamo tutti questi video, così si può fare anche un po' di pubblicità e poi la gente va a vederli, perché sul nostro sito abbiamo ogni minuto abbiamo sempre un paio di visitatori. E quindi attira assolutamente. Noi come AIC compiamo l'anno prossimo 30 anni e anch'io, io sono presidente solo da 6 anni, non come te che ormai quando sei dentro dall'86 mi è venuto uno sciopone, perché a pensare così tanti anni e anch'io dicevo è la stessa cosa, insomma 30 anni, le associazioni van tenute, ma è difficile l'obiettivo. È difficile. Vabbè, adesso vediamo. Gio, secondo me tu puoi iniziare quando vuoi.
noi siamo a disposizione. Dico anche 2 parole di inizio, così possiamo fare, va bene? Va bene. Allora, va bene, questa sera abbiamo un tema un po' particolare che va un po' da fuori dalla nostra solita gestione dei ciclidi o ambiente naturale dei ciclidi. Questa volta vediamo un po' e parliamo della storia dell'acquariofilia. Abbiamo avuto anche come IC, come altro, degli in passato ai nostri congressi chi ci ha parlato della storia dell'acquariofilia in Italia. Abbiamo avuto anche dei soci che sono dei grandi collezionisti di materiale acquariofilo. Basta ricordare Emiliano Spada, che ha davvero tanto bellissimo materiale. E questa sera possiamo ampliare un pochino anche dalla parte oltreoceano, che è molto interessante. Perché noi abbiamo invidiato per tanti anni, bisogna dire, la concorrenza degli americani che compravano i pesci più belli, che avevano poi la tecnologia più bella, anche se obiettivamente anche quella europea non è assolutamente per nulla inferiore, che avevano tante riviste e che hanno tante riviste. E ci presenta questa sera Giuseppe Joe Fervenzi, che abita praticamente a New York. Fa parte di questa associazione, è una delle due, raccontava prima, una delle 2 associazioni di New York, la più antica e anche la più continua, perché c'è praticamente dal 1920, giusto? Ricordo bene, ma ce ne parlerà sicuramente. Joe, grazie di esserci questa sera, grazie di parlarci di questo argomento, e allora ti ascoltiamo più che volentieri. Grazie mille. Grazie Livio. Per me è sempre un grande piacere parlare con altri acquariofili. Ci sono poche cose nel mondo che apprezzo di più di avere questa opportunità, questo onore da fare questa presentazione. E farò il mio meglio con il mio povero italiano. Se sbaglio, mi perdonate, no? Allora, questo programma non si tratta di tutto quello che è successo nella storia del nostro hobby, perché non si può fare in un'ora una presentazione così, e allora è impossibile, no? Allora, io ho scelto delle cose che penso che sono interessanti, che danno un po' dell'idea della storia del nostro hobby, e non direi che io sono il più esperto in questa materia. Ce ne sono tanti altri che forse ne sanno di più di me. Fuori che, però, devo dire questo. Sulla storia del hobby nella città di New York e intorno alla città di New York, sì, in quella materia lì io penso che sarò forse il primo, perché ne so molto di quella materia lì. E allora cominciamo. Allora, come tante cose in America, il principio del nostro hobby in America è cominciato nell'Inghilterra. E direi verso il 1840 più o meno lì, durante il periodo della regina Vittoria, no? In Inghilterra c'è venuta questa passione, questa mania per, come si dice in inglese, natural history, la storia della natura. E ci sono 2 cose da capire, penso, se uno vuole capire perché è successo questo fenomeno nell'Inghilterra a quel periodo. La prima cosa che si deve sapere è che l'Inghilterra aveva una marina forse la più potente del mondo, la più grande a quei tempi, no? E la marina andava dappertutto, in tutti i posti del mondo, viaggiavano dappertutto, no? E cosa facevano in più? Anche se il scopo del viaggio era una cosa
di commercio o di marina, quello che sia, quasi sempre, siccome facevano la spesa non stante, ci mettevano sulla nave un naturalista, un scienziato, no? E in quel modo lì, per esempio, il famoso Charles Darwin, quando è andato sul viaggio della Beagle, quel famoso viaggio, il scopo del viaggio della Beagle non era la storia naturale, non era animali, non era quelle cose lì, aveva dei scopi commerciali, ma hanno detto, bene, ci mettiamo su un naturalista perché chissà che scoperte farà, forse potrebbe scoprire una pianta che ha del valore nella medicina, mettiamo, o scoprirà un animale che ha del valore per un altro motivo. E allora Darwin era molto giovane, si è trovato sulla Beagle e poi sappiamo tutti che ha fatto delle grandi scoperte, ma puoi immaginare tutte le navi, la marina di un paese come l'Inghilterra che mandavano questi naturalisti dappertutto il mondo, poi ritornavano o spedivano indietro all'Inghilterra le cose che avevano trovate, non vivi per la maggior parte, ma nonostante le pellicce, quello che mandavano indietro, poi certe cose si ritornavano vivi delle volte. Allora il pubblico aveva l'opportunità di vedere tutte queste novità, che a quei tempi era una cosa favolosa vedere tutte queste cose qui nei giardini zoologici o quello che sia. Perché la seconda cosa che si deve ricordare di quel periodo lì è che non c'era naturalmente la radio, la televisione, i film, non c'era la fotografia, non c'era niente di quelle cose lì. Allora, se uno voleva vedere l'animale in colore, doveva andarlo a vedere vivo. Tutto era così. I giardini con gli alberi, le piante. Se li volevi vedere in colore, dovevi vederlo vivi, no? Allora la gente, non i poveri, non i poveri, ma la gente con un po' di soldi, è sviluppata questa passione da avere un po' del mondo naturale in casa, perché puoi immaginare a quei tempi, no? Cosa si faceva durante in casa? Cosa si faceva? Beh, se volevi sentire della musica, qualcuno lo doveva suonare sul piano o qualche cos'altro, no? O se no leggevi i libri, i giornali, le riviste, ma tutta quella materia lì di case di editrice, cosa c'erano dentro? C'erano dentro dei disegni fatti a mano in bianco e nero, delle volte ci mettevano su un po' di colore, ma voglio dire, non c'era niente come un acquario, che prima c'erano le fernerie, sai, avevano quelle casse di vetro che ci mettevano dentro le piante dei boschi, li tenevano in umido, sai, coprite. Ma l'acquario proprio è diventato una cosa che tutti che potevano, come ho detto, quelli che avevano un po' di soldi, volevano l'acquario in casa come una cosa di bellezza. Qui, in questo libro qui, c'è questa illustrazione, no? Di questo acquario a fontana che si vede che è dentro un pezzo del palazzo che è come si dice, a greenhouse. E
se lo guardi bene quell'acquario lì, che è degli 800, no? Vedi che c'è dentro, fuori che i pesci, c'è dentro tante altre cose, mollusche, sai, come si dice in italiano, invertebrates. Invertebrati. E nel principio, la maggior parte degli acquari che gli inglesi avevano, erano ben acquari marini, non come il giorno d'oggi, quando la maggior parte sono acquari di acqua dolce. E il motivo per quello lì è facile trovare, perché l'Inghilterra è un'isola e allora il mare non è troppo distante, no, da qualsiasi città dove abiti. E in quei primi anni degli anni 50, 60, così, la gente andavano giù alla spiaggia e dove c'erano delle rocce, delle cose così, andavano a vedere se potevano catturare delle cose lì, che erano proprio lì sulla spiaggia, su delle rocce, perché erano prima di tutto più facile a prendere che un pesce. E poi, a dire la verità, erano un po' più interessanti questi invertebrati. Avevano più colore, sai, una stella marina rossa è più bella che un pesce grigio, no? E allora andavano giù a trovare tutti questi esemplari per i suoi acquari. Poi anche l'acqua, tanti avevano l'abitudine di andare giù alla spiaggia e portare a casa delle bottiglie d'acqua per poi fare il scambiamento dell'acqua. Allora era una cosa naturale che nel principio forse era molto più popolare l'acquario marino, e penso che tanti non avrebbero creduto quella cosa lì, perché noi adesso siamo così abituati a vedere più acquari di acqua dolce. Allora penso che è una cosa interessante che nel principio era più popolare gli acquari marini. E vedete qui un dettaglio, no? E vedete anche che quelli che avevano dei soldi avevano degli acquari fantastici in disegno. Questo qui non è fantasia. Avevano proprio delle cose bellissime, artistiche, più che il giorno d'oggi, penso. Poi un'altra cosa che è interessante di quel periodo lì nell'Inghilterra è che tanti delle persone che mantenevano gli acquari erano donne. E lo sappiamo che il giorno d'oggi la maggior parte degli acquariofili siamo uomini, no? E allora uno potrebbe pensare che era anche così a quei tempi là, ma non è vero, perché, come ho detto prima, l'acquario era considerato una cosa di bellezza per la casa. E anche il giorno d'oggi sappiamo che la maggior parte delle persone che si interessano nella bellezza della casa sono le donne. E allora anche a quei tempi erano loro che mantenevano gli acquari nelle case. Questo libro qui si tratta di quella signora lì a destro, a basso lì, che quella signora lì si chiamava Anna Thine, Thywne. E lei era una delle prime a mantenere un acquario. Era abbastanza conosciuta, perfino che il famoso imprenditore di Londra che aveva il primo negozio di acquari, William Alfred Lloyd, lui parlava di lei perché era conosciuta. E questo libro qui si tratta di quella signora lì. E il titolo del libro mi piace anche perché si chiama Theaters of Glass, teatri di vetro, perché
mi sembra un bel titolo, perché proprio era quello che rappresentava gli acquari per la gente di quel periodo. Erano teatri, perché loro guardavano gli animali in colore, vivi. Era proprio una cosa che non esisteva niente nelle case di quei periodi come un acquario, una cosa con degli animali vivi che uno poteva pensare che avevano un pezzettino del mare in casa. Uno deve pensare proprio, si deve mettere nei piedi della gente di quel periodo, a pensare che nelle case, no, lo devo dire di nuovo, ma mi capite, non c'era televisione, non c'erano film, non c'erano niente di che si muoveva fuori che animali, ma guarda, un uccello lo mantieni in una gabbia, ok, mi piacciono gli uccelli anche a me, ma una gabbia non è una cosa naturale, eh? Il cane corre per qui e per di là, il gatto, sai, avanti e indietro, ma l'acquario era l'unica cosa con degli animali che uno poteva tentare a replicare il mondo naturale. E lì dove c'era la fantasia che non esisteva con altre cose. E allora, durante quel periodo lì, degli anni 50 e 60, l'acquario è diventato proprio una passione. Poi nel 53 è stato scritto il primo libro in inglese che si trattava soltanto dell'acquarium. È stato scritto da questo signore qui che si chiama Philip Henry Goss. E naturalmente con i libri poi la gente imparavano di più, avevano più confidenza che potevano ottenere le creature vive nell'acquario. E allora direi dal 53 in più è proprio cominciato che c'era la letteratura sull'acquarium nell'Inghilterra, e poi da lì la passione, il hobby è attraversato l'oceano, è arrivato in America, in particolare a New York. Questo libro qui, per esempio, che è stato pubblicato nell'anno 58, allora si vede, il primo nell'Inghilterra era del 53, in America del 58. In quell'anno lì, del 58, c'era infatti 2 libri sull'acquario che sono stati pubblicati nel medesimo anno, tutti e 2 a New York. L'altro era un libro, l'autore si chiamava Arthur Edwards, e come vedete qui, questo autore qui si chiama Henry Butler. Allora, questi nomi, Arthur Edwards, Henry Butler, sono nomi inglesi, no? Non che erano inglesi, ma i nomi, i cognomi erano inglesi, va bene? E questo qui, guarda il titolo, questo qui mi fa sempre ridere quando vedo il titolo di questo libro, no? Perché vedete che c'è scritto The Family Aquarium or Aqua Vivarium, a new pleasure for the domestic circle, being a familiar and complete instructor upon the subject of the construction, fluvial and marine aquaria, or river and ocean gardens. Mamma mia, che sgionfata, eh? Ma perché è scritto così il titolo? Te lo dico, te lo spiego. Perché questo Butler, ok? Questo signore Butler, lui, prima che scrivere questo libro, lavorava per il famoso, in America almeno, il famoso imprenditore P.T. Barnum, ok? P.T. Barnum
aveva costruito un acquario a Manhattan, no? Negli anni, non so precisamente che anni, ma 56, 57, qualcosa così. E la gente venivano e pagavano per vedere quello che aveva, no? In questo acquario su Broadway, penso che era su Broadway. Ma P.T. Barnum è quello che dicono, almeno in America, che lui ha inventato la frase, adesso te lo dico in inglese, "There's a sucker born every minute". In italiano penso che vuol dire più o meno che c'è un idiota che nasce ogni minuto, perché lui truffava, si dice truffare, non so, la gente. Per esempio, una delle cose che P.T. Barnum aveva nell'acquario era, lui lo chiamava la sirena Figi, ok? Secondo lui, diceva la gente, questa qui è una vera sirena che è morta, l'abbiamo trovata, no? Ma infatti cos'era? La base era un pesce, ci hanno tolto la testa del pesce, no? E poi ci hanno attaccato il corpo di una piccola scimmietta, una scimmia, no? E l'avevano, come si dice in italiano, they sewed it together, l'hanno cucita, no? E l'avevano in esibizione, questa sirena. E la gente, tanta gente ci credevano che era una vera sirena che avevano trovata lì morta sull'isola di Figi, no? Allora, questo Butler ha imparato da P.T. Barnum e lui voleva questo titolo qui perché voleva vendere tanti libri. Allora lui ha detto, pensi, ci do tutti questi titoli qui, quando la gente aprono il libro vedranno che è per tutti, no? Perché c'è tutto lì dentro, è un family aquarium, è un aqua vivarium, che è un new pleasure, you know, tutto. Allora lui e questo altro, Arthur Edwards, che è meno conosciuto, hanno pubblicato questi due libri nel 58 e da lì è cominciato la letteratura in America. Poi questo libro qui, poi ne sono venuti degli altri libri naturalmente. Questo libro qui è del 1894. Ma la cosa che è interessante per me è che potete vedere il mio cursor? Lo vedete? Sì? Ok. Ok, si chiama Mark Samuel. Pensate, questo qui è del 1894. E cosa dice sotto il suo nome? Il suo titolo è Aquarist to Columbia College, New York. Allora, per me la cosa che è interessante è che in quel periodo lì il nostro hobby era considerato una cosa abbastanza seria, abbastanza importante, che perfino Columbia College, che è diventata Columbia University e che era a quei tempi, ancora oggi, la più anziana e la più prestigiosa università di New York, ok? È una delle prime in tutti gli Stati Uniti, che un posto come Columbia avrebbe avuto un acquariofilo che lavorava per loro. Potete immaginare, il giorno d'oggi ti garantisco che Columbia University non ha acquari, ok? E non ha acquariofili che lavorano per loro. Quello lì te lo garantisco. Perché io per 5 anni ero un professore a Columbia University, ok? E te lo dico che non c'erano acquari. Ma vedete, nel 1894 le cose erano diverse. Il hobby cominciava a avere dell'importanza.
anche che a quei tempi, no, diciamo nei primi anni del Novecento, no, non c'era grande varietà di cose, no, come c'è adesso. Questa vasca qui, per esempio, ho dimenticato da dirvi poi che tutte le fotografie che vedete sono fotografie che ho fatto io di pezzi nella mia collezione. Allora, queste fotografie non sono belle perché io non sono un fotografo, però non vengono dall'internet, non vedrete fotografie che ho tolto dall'internet, sono tutti pezzi nella mia collezione. Bene, questa vasca qui, che non è tanto grande, sarà di, non so, 6 litri, 4 litri, non mi ricordo, è stata costruita più o meno nel 1910, qualcosa così, e lo so perché inciso qui sul il metallo qui c'è il nome di quello che l'ha costruito, e quella persona lì, io ho le pubblicità dalle riviste americane di quegli anni, del 1910, e lui aveva un negozio a Brooklyn e faceva questi acquari. Vedete che ha dei piedi particolari, piede di leone con delle ali, no? Un ornamento un po' così. Il colore originale non era bianco. Questo qui l'ho trovato in un posto di una scuola, l'ho trovato che facevano come un tipo di vendita per avere dei soldi per la scuola, e qualcheduno l'aveva già ci aveva messo su questo bianco così. Poi c'erano le cose di terracotta, come questa cosa qui, ne vendevano molti di questi ornamenti di terracotta, e vedete che c'è un disegno particolare che loro dicevano che lo chiamavano una grotta. Beh, a me non sembra una grotta, ma ok, quello lì è quello che lo chiamavano e vedete che questo esempio qui, il fondo è fatto di slate. Come si dice slate in italiano? Aspetta. Ardesia? C'è una parola ardesia? Okay. Ardesia è una pietra, è una roccia. Sì, allora è fatto di slate. Però ce n'ho altri acquari del 1930. In quell'epoca là, non tutti gli acquari avevano quella pietra lì in fondo. Infatti la maggior parte non l'avevano. Ma questo qui è un esempio molto vecchio, che nei primi anni, sì, delle volte usavano quella pietra lì come base. Queste vasche qui non li uso, perché ho delle vasche antiche che uso, ma ho trovato che se la materia del metallo non è ottone o rame o alluminio, non importa come fai la vernice, come usi qualsiasi cosa per mantenerli, prima o dopo rugginiscono. E allora ho imparato da quello lì da non usarli se sono fatti di un metallo che è capace di rugginire, perché vedete anche qui in questo angolo qui, vedete un po' che c'è un po' di ruggine, no? Ma nonostante che in quel periodo lì nei primi anni del Novecento
non c'erano tante cose, attrezzature o grandissimi acquari come ci sono oggi. Il hobby ha cominciato in America a mantenersi, forse più che in Inghilterra. La gente aveva una passione per questa roba. Poi cosa è successo? Nel 1908 il famoso William T. Innes, che lui abitava a Filadelfia, e la sua famiglia era una casa di editrice, si dice così. Loro pubblicavano i libri, no? Bene, cosa è successo? Perché Innes è una figura molto importante nella storia del hobby in America. Allora, Innes faceva parte di questa azienda a Filadelfia, no? Ma cosa succedeva a quei tempi, nel 1905, 6, 7, in quegli anni lì, no? C'era un altro hobby che si sviluppava in quegli anni lì. E che hobby era quello lì? L'hobby del fotografo, ok? E William Innes, si è interessato in fotografia, a fare le fotografie, no? E allora un giorno sta leggendo un giornale e vede un annuncio che a Filadelfia ci sarà un'esibizione, qual che sia, di pesci rossi. Allora lui dice, sai, forse sarà un nuovo soggetto per fare delle fotografie belle. Ci andrò all'esibizione e farò delle fotografie. Però quando è arrivato a quell'esibizione ha visto dei pesci rossi stupendi, è rimasto, e lui è proprio rimasto, perché lui, come ho detto, in quei giorni non c'erano fotografie, non c'erano video. Dove li andavi a vedere questi pesci rossi? Li dovevi vedere vivi, o da un hobbyist o un'esibizione. Lui è rimasto che c'erano delle cose così belle che uno poteva mantenere in casa. Allora lui poi si è messo dentro anche in quel hobby lì, dei pesci rossi, che a Filadelfia era una grande cosa, più che a New York. A New York erano più interessati nei pesci tropicali, ma a Filadelfia a quei tempi il pesce rosso era re, va bene? Allora, chi incontra in questa società, incontra questo signore qui, Herman Wolf. Herman non era inglese di origine, era dalla Germania. E lui aveva un progetto per un libro, ma non poteva trovare nessuno interessato a pubblicare il suo libro, che si trattava principalmente del pesce rosso, no? E lui l'ha fatto vedere a Innes i suoi disegni per i pesci, così. E Innes ha pensato, sai, sarebbe bello pubblicare questo libro. E infatti allora, nel 1908, hanno pubblicato questo libro che si chiama Goldfish Breeds and Other Aquarium Fishes. E è un libro abbastanza grande, sarà alto così, È abbastanza grande questo libro. E non ha fotografie, ma ha dei bei disegni. Guardate com'è bello. E questo qui è stato fatto da un pesce vivo, non è fantasia, non è... Allora puoi immaginare, se te fossi Innes e non hai mai visto cose simili, vai a questa esibizione dei pesci rossi e vedi questo qui, puoi immaginare perché è rimasto, perché si è interessato così tanto, perché
guarda che bellezza, pesci rossi così se ne vedono pochi il giorno d'oggi. Allora quel libro lì, non so quanti numeri sono stati pubblicati, ma li hanno venduti tutti. Come si dice in America, era un best seller. Li hanno venduti. Poi Innes voleva fare una seconda edizione, ma Woolf non so, perso interesse, non è interessato, insomma, a continuare con quel libro lì. Allora Innes l'ha continuato lui, ma con un po' diverso, l'ha cambiato un po', l'autore è diventato Innes, no? Ma quel libro lì, questo libro qui, è fatto, come si dice, tutte queste lettere sono stati messi a posto tutti a mano, perché quei tempi là non avevano macchine che mettevano tutte le lettere su una linea, no? Questo libro qui è stato fatto tutto a mano, ok? Ma la cosa che è più importante è che questo libro qui rappresenta il primo libro in cui c'è dentro Innes, ok? E lui, Innes, siccome lui aveva quell'azienda lì di famiglia che era una casa editrice, no? E siccome lui, Innes, lui capiva certe cose che forse altri non capivano, e lui ha capito che ci voleva, per il hobby americano, ci voleva una rivista, ok? E allora cosa ha fatto? Nel 1912, lui ha detto alle varie società che esistevano a quei tempi, hey, mettiamoci insieme, così possiamo pubblicare una rivista con degli articoli di valore, e così possiamo tutta la sapienza che c'è, tutte le novità che ci sono, diventano più diffuse, perché un libro, si sa, una volta che lo scrivi e viene pubblicato, è finito, no? Non ci puoi mettere dentro delle novità. Invece con una rivista che esce ogni mese, quando ci sono delle novità, li puoi esibire ai hobbyist, no? E vedete che in fondo qui, allora, c'è scritto published a Philadelphia dalle società le città di New York, Brooklyn, Chicago e Philadelphia, perché a quei tempi lì, quelle lì erano le 4 grandi società in America. E New York, la società di New York, era, perché adesso non esiste più purtroppo, ma a quei tempi era la più vecchia, la più anziana dell'America, perché è stata fondata nel 1892 e era la prima. Infatti, quando si è formata quella società lì, non si chiamava la società acquariofila di New York, si chiamava soltanto la società acquariofila, perché non esistevano altri. Allora, che significato aveva per loro a dire New York? Erano gli unici? E quell'abitudine lì però l'hanno portata avanti per tanti anni. E allora è stata una società importante, e anche le altre, Brooklyn, Philadelphia, tutte quelle cose lì. Purtroppo uno può immaginare in quei tempi, no? Non c'era email, non c'era niente così.
E allora ogni mese a mettere insieme gli articoli per questa rivista è diventata una cosa molto difficile. Lo sappiamo anche il giorno d'oggi che avere una cosa cooperativa tra diverse società, perché io lo so, credimi, non è facile. Io l'ho tentato un paio di volte a fare, per esempio, una conferenza dove varie società nel stato di New York si sono messe insieme a fare una conferenza, ma non è una cosa facile. Purtroppo anche Ines ha scoperto questa cosa qui, che non era una cosa facilissima. E allora dopo, non so, un paio d'anni, questa rivista che si chiama The Aquarium è sparita, no? Ma io do credito a Ines perché almeno aveva l'idea di creare questa cooperazione tra le società, che io penso che è una cosa, un'idea abbastanza avanzata, no? Ok. Questa fotografia qui è proprio una fotografia attuale di un'esibizione della società di Brooklyn nell'anno 1916. Questa fotografia è stata scattata da uno che era un socio della società. E vedete come sono messe le vasche, no? È un po'... sì, è evidente che l'esibitore doveva portare la sua vasca, non è che la società forniva le vasche, perché vedi che ci sono dei diversi tipi di tutte le razze, no? Siccome io ho la fotografia originale con una, come si dice, magnifying glass, come si dice magnifying glass? Lente di ingrandimento. Sì, grazie Livio. Io ho potuto leggere queste cartoline per vedere cosa c'era scritto su. E la cosa che era interessante per me è che queste cartoline qui erano in un senso professionale, perché erano stampate e c'erano i posti dove si scriveva dentro il nome dell'acquariofila, il nome del pesce, da che paese veniva quel pesce lì, no? E non erano solo pezzi di carta scritti tutti a mano, no? Erano fatti apposta per questa esibizione. E i nomi dei pesci li ho conosciuti tutto. Non era anche che sono certi dei nomi, adesso scientifici i nomi latini sono cambiati, ma certi perché li so che cos'erano una volta, perché c'era dentro, per esempio, tra quelle cartoline lì, cosa avevano in esibizione? Avevano un killifish, un epiplatus, avevano il zebra danio, tutte cose che conosciamo al giorno d'oggi, no? Però pensare che questo qui era il 1916 e queste esibizioni ci venivano migliaia di gente a quei tempi, non come il giorno d'oggi che siamo, se fai un'esibizione così siamo fortunati se ne vengono 200, ok? A quei tempi là la gente ci venivano dai migliaia. È ancora una cosa evidente perché era una cosa così popolare, perché ancora devo dire che si deve capire che questi pesci qui, le sue bellezze, i suoi colori, non si potevano vedere in altri posti, non c'erano fotografie, non c'erano film, non c'erano niente, c'erano qualche negozio, sì, ma i negozi di quei tempi non avevano la varietà che si vedeva a una gara così, allora non c'era paragone. Adesso
l'altra cosa importante, passiamo dagli anni 10 e 20, passiamo agli anni 30, quel secolo lì, ok? È successo che Innis ha deciso di pubblicare una rivista da se stesso, dalla sua casa editrice, e allora in maggio del 32 esce il primo numero del famoso rivista americana The Aquarium, ok? E vedete che sulla copertina cosa il primo soggetto? Un ciclide. Allora il ciclide ha l'onore di essere il primo soggetto di questo famosa rivista, ok? E lo conoscete, il Jack Dempsey, no? Che era un famoso pugilista americano, no? Jack Dempsey. Questa rivista ha cambiato il mondo dell'acquariofila in America. Perché? Cos'era che Innis aveva fatto che nessuno aveva mai fatto prima? Una fotografia in colore. Benché dentro la rivista le fotografie erano tutte bianche e nere, non c'era colore, va bene? Ma la copertina sì, ma anche soltanto quella cosa lì era come una rivoluzione nel hobby, perché nessuno fuori che la gente che avevano quel pesce lì o che erano state a esibizioni dove c'era quel pesce lì, nessuno aveva mai visto quel pesce lì in colore. E sappiamo che per la maggior parte la gente che mantengono gli acquari, perché mantengono gli acquari? Perché i pesci sono belli. Sì, ci saranno degli altri motivi, perché ce ne siamo in così tanti che ci sono acquariofili che i colori dei pesci non ci interessano, ma la maggior parte della gente, la gente comune che hanno un acquario in casa o quello che sia, o anche tanti acquariofili nel hobby, è il colore dei pesci. Uno deve pensare soltanto al famoso neon tetra, no? È un pesce favoloso che è stato scoperto in questi anni qui, nei primi anni del 30, e che porta il nome di Innis. Beh, se vedi un neon tetra in colore è bellissimo, no? Rosso, blu. Ma se te vedi una fotografia di un neon tetra in bianco e nero, cosa ti dice? Non ti dice niente. Sembra un pesciolino grigio, no? Niente speciale. E allora io do credito a Innis perché lui ha cominciato a mettere queste copertine con la fotografia a colore e veramente allora poi la gente, per quello lì che questa rivista è stato un fenomeno nei suoi tempi, perché a vedere queste fotografie, anche se era solo la copertina, era un grande passo avanti per il nostro hobby. Poi 3 anni dopo. Scusa Joe, ma aveva il nome sbagliato oppure era dato nigrofasciatum? Mi sembrava di vedere. Sì, no, a quei tempi il pesce si conosceva così, Cyclosoma nigrofasciatum. Ok, perché poi è diventato octofasciatum invece roccio. Poi lo sappiamo che il nome è cambiato già 10 volte, ma a quei tempi là si chiamava così. Cos'è invece? Un Cianoguttatum? No? Cos'è? È l'octofasciatum, il roccio. Pardon. Sì. Allora, poi 3 anni dopo, in maggio del 35, esce questo libro qui, Exotic Aquarium Fishes, di Innis, no? E questo libro qui è il più famoso libro che si tratta dell'acquario,
è il più famoso libro nella storia americana. E quando è uscito questo libro qui, non so quanti ne ha pubblicati, published, ma è venduto così. Puff! Ok? Perfino che in dicembre di quell'anno lì, del 35, ha dovuto pubblicare la seconda edizione, perché la prima era tutta venduta, ok? L'ha venduta tutta. Allora in dicembre è venuto fuori con la seconda edizione. Perché questo libro ha avuto questo effetto sul pubblico americano, sui hobbyist in America? Perché Innes ha fatto una cosa che nessuno prima di lui aveva mai fatto con un libro che si trattava dell'acquario. Due cose ha fatto che veramente erano cose nuove per i tempi. Prima di tutto aveva fotografie in colore, ok? E anche quelli in bianco e nero. Prima di Innes non c'erano libri con fotografie dei pesci in colore, non esistevano. Anche l'anno prima, nel 1934, c'era un famoso scrittore americano che si chiamava C.H. Peters, e lui ha scritto un libro che è stato pubblicato nell'anno 1934, no? Ma quel libro lì, per esempio, aveva solo dei disegni fatti a mano, non erano fotografie, anche che erano colorati, ma non erano fotografie. E in più, cosa facevano una volta? Vedi cosa ha fatto Innes? Lì c'è la fotografia del pesce e sotto c'è tutta l'informazione che va con quel pesce lì, illustrato, no? Nei libri che erano stati pubblicati in America prima di questo libro qui, cosa facevano? Avevano una pagina dove c'erano i disegni, mettiamo, di 5 pesci, 5 diversi pesci. Poi attaccato a ogni pesce c'era un numero, no? Poi andavi in fondo alla pagina, c'era un indice che ti diceva, beh, quel numero lì, l'informazione su quel numero lì si trova su pagina, ok? Allora puoi immaginare un lettore deve continuare a saltare avanti e indietro per leggere l'informazione sul pesce illustrato su quella pagina lì. Che noia. Innes ha capito quella cosa lì e ha capito l'importanza delle fotografie e specialmente delle fotografie a colore. E questa qui del Blue Gularis, questa fotografia qui, è la prima che lui ha mai scattato in colore. Ha scelto quel pesce lì. Allora, il killifish ha un posto di premazione anche come i ciclidi, no? E allora questo libro qui poi, ce ne sono state 19 edizioni fino negli anni 50. Quasi ogni anno c'era una nuova edizione. Sai cosa faceva Innes? Ci metteva dentro dei nuovi pesci o tirava fuori i pesci che non c'erano più nel hobby. Inoltre provava a mantenere questo libro in un modo che sia coerente per l'anno, no? E non ha mai smesso da pubblicare questo libro anche durante gli anni della guerra. C'erano varie edizioni di questo libro. E allora, negli anni 30 c'è la prima rivista, il primo grande libro. Gli anni 30 in America erano davvero un secolo d'oro per il hobby.
il hobby era famosissimo in America durante gli anni 30. Io ce n'ho molti esempi di cose che, copertine di riviste che non hanno niente da fare con acquari, che c'è su pesci d'acquario, e tante cose. E vedete a quei tempi poi, negli anni 30, anche la popolarità è venuta perché c'era più varietà nelle vasche, negli imprenditori che vendevano pesci, che facevano, importavano i pesci tropicali, facevano delle vasche di tutte le razze, di rame, di ottone, di varie dimensioni. Allora c'era una grande varietà e i prezzi si sbassavano naturalmente. Allora anche la gente che non erano ricchi potevano avere un acquario, anche se era uno piccolo. Per esempio, per darvi un esempio della popolarità del hobby in America negli anni 30, guarda questa copertina del National Geographic Magazine, che anche il giorno d'oggi è uno dei più nominati in America, ok? Guardate gli articoli, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articoli, ma 2, Tropical Toy Fishes and Iridescent Denizens of the Miniature Aquarium, 2 degli articoli si tratta del nostro hobby, non di pesci tropicali, si trattano del nostro hobby. Uno può immaginare il giorno d'oggi, National Geographic, 2 articoli sul nostro hobby in un numero? No, mai successo e non succederà, ok? Ma a quei tempi l'hobby era così grande che interessavano tutti, perfino questi qui che del National Geographic Society. Qui è un esempio delle fotografie che c'era dentro quella rivista lì di marzo 1931. Vedete per esempio qui a sinistra, vedete un acquario di quei tempi, quello lì è fatto di alluminio, e vedete tutte queste attrezzature che c'erano a quei tempi, e i mangimi, la rete. Io questa cosa qui, vedete questa cosa qui di vetro qui, io ce n'ho una di quelle lì, e anche questi riscaldatori, perché ormai c'era l'elettricità, loro potevano usare cose simili che una volta non c'erano. E guarda questa fotografia qui. Questa fotografia qui è dentro quella rivista lì del National Geographic. E cos'è questa fotografia qui? Questa fotografia qui è dell'esibizione del Newark Aquarium Society del 1928. E guarda quanta gente ci sono. E questi qui sono solo i soci. A quei tempi, nel 1928, il Newark Aquarium Society, che è proprio dall'altra parte dal fiume Hudson, da New York, no? E nel New Jersey, è la città più grande di New Jersey, era la società più grande negli Stati Uniti. E so tutte queste cose qui perché vedete questo signore qui? Lo vedete? Questo signore qui, nel 28, era il presidente della società e aveva solo 25 anni. E perché so queste cose qui? Perché so chi è e quanti anni aveva? Perché è diventato un mio amico. Io l'ho conosciuto. È morto che aveva 96 anni. Nel 1999 è morto. Una grande persona. Molto bravo. Andavi a casa sua, dovevi ritornare con dei pesci perché sennò non ti lasciava partire.
era un grande allevatore di pesci. Ma puoi immaginare per me avere un amico che era nel hobby, non solo che manteneva dei pesci, ma era nel hobby nel 28 e anche prima e dopo, naturalmente, ma è una cosa stupenda. Guarda tutte le vasche, è una cosa che non esiste più. Non vedremo mai un'esibizione simile di una società, neanche di American Cichlid Association, nessuna società il giorno d'oggi. Ma questo qui del 28, vedete come era popolare il nostro hobby. Un altro esempio di come era popolare il nostro hobby. Questo romanzo, che si chiama The Dragon Murder Case, il carattere in queste storie qui, scritte da questo qui che si chiama S.S. Van Dyne, che non è il suo vero nome, no? Ma tutti questi romanzi hanno come si dice, un detective che si chiama Philo Vance, che è come il Sherlock Holmes di America, Philo Vance. Questi libri qui, la maggior parte, sono stati scritti nel secolo del 30, no? Questo qui è stato scritto nel 33, è stato pubblicato nel 34. E perché è importante? Perché questo signore qui, Van Dyne, era a quei tempi forse l'autore più popolare in America. Giorno d'oggi nessuno lo conosce, ok? Ma a quei tempi lui quasi ogni anno scriveva un altro romanzo che si trattava di questo detective come Sherlock Holmes, e erano tutti venduti, erano un best seller, come si dice in inglese, no? E poi Hollywood comprava i diritti ai romanzi e ci facevano dentro i film, no? Vedete qui a sinistra questa fotografia qui? Questa fotografia qui è dal film basato su quel romanzo lì, The Dragon Murder Case. E vedete che gli attori stanno guardando un acquario, ok? Dentro questo acquario ci sono due beta splendens, che litigano, li hanno messi assieme a posto per fare il combattimento, e si vede sul film. Ma perché c'è questo acquario nel film? Ah, perché uno dei personaggi in questo romanzo è un miliardario che abita a Manhattan. E cos'è la sua passione? La sua passione è gli acquari. Allora nel film ne vedi molti, perché c'è una stanza solo di acquari, con dentro dei pesci che conosci, vedrete anche oggi. C'è una vasca, per esempio, nel film, che c'è dentro un discus, che sarà uno dei primi discus, perché hanno fatto il film nel 34 e penso che il discus è stato scoperto, non so, quell'anno lì o il 33, qualcosa di simile, va bene? Ma perché Van Dyne ha scritto un romanzo dove una delle cose centrali è il hobby? Perché lui dice che Philo Vance, scrive che Philo Vance, che lui è un socio della società acquariofila di New York, perché infatti lui l'autore era un socio della società di New York, che avevano i suoi incontri al famoso Museo Americano della Storia Naturale. E lui infatti, Van Dyne, abitava in un appartamento proprio lì su Central Park West, vicino al museo. E lui infatti, lui e sua moglie, e non avevano bambini, lui e sua moglie avevano minimo 40 acquari. Puoi immaginare, nel suo appartamento, perché erano ricchi per il motivo dei romanzi, e avevano un grande appartamento e avevano di più di 40 acquari, puoi immaginare. E lui era un socio
Infatti, vedete, se andate da sinistra, andate a destra, vedi questo articolo, Acqua Verde, chi è l'autore? Guardate, SS Van Dyne. Potete immaginare il giorno d'oggi se ci fosse un articolo in una rivista da acquariofili scritto da, mettiamo, John Grisham, no? O Stephen King, famosi autori americani, dove, beh, era così. Negli anni 30 il hobby era così popolare che anche grandi personaggi come Van Dyne non soltanto avevano 40 acquari, ma erano soci della società di New York. Magari pagavano la tessera, noi li faremmo subito soci onorari, ma invece... Poi in America cosa è successo? Hanno scoperto la Florida, no? Che potevano fare questi grandi allevamenti di pesci tropicali in Florida. E qui, per esempio, c'è una scatola dai quei tempi degli anni 30 o 40 che spedivano i pesci, no? In queste scatole di ferro. Infatti, se guardate bene, c'è scritto il nome, Ellsbury Tropical Fish Farm, Gibsonton, Florida. E questa ditta c'era per molti secoli, adesso non esiste più, ma allora in America abbiamo avuto l'opportunità degli imprenditori che hanno capito che se andiamo a Florida dove c'è più caldo e c'è tanta acqua, possiamo fare l'allevamento dei pesci. Allora il prezzo dei pesci tropicali sono andati giù per quel motivo lì. Non eravamo soltanto come in Germania che era tutto importazioni dall'Africa, dalla Sud America, che dopo tutto fare quelle cose lì è abbastanza costoso. Invece tramite la Florida le cose erano diverse, no? E poi cosa facevano queste grandi posti come Grassy Forks, che non erano nella Florida, ma loro erano forse i più grandi allevatori dei pesci rossi in America. Anche loro poi costruivano attrezzature e acquari per il hobby. Questa qui, per esempio, è una fatta di ottone di 160 litri, va bene? E vedete che c'ho dentro dei pesci, delle piante acquatiche, e lo uso ancora. Queste cose qui non si possono distruggere perché sono così forti, il vetro è così, come si dice, thick, che sono, basta che tieni il cimento bagnato, durano per sempre. Poi le attrezzature sono diventate più, sai, più cose c'erano in quegli anni 30, fatti tutti bene, perché questo qui funziona ancora, guarda. La gomma qui è ancora flessibile, come se fosse nuova. Facevano le cose in un modo molto diverso dal giorno d'oggi. Li facevano che volevano che duravano per una vita, non come il giorno d'oggi. Poi c'era il sviluppamento negli anni 30 dei brine shrimp eggs, no? Questa scatola qui è infatti un originale del San Francisco Aquarium Society. C'è scritto proprio sulla l'etichetta qui, c'è scritto San Francisco Aquarium Society. Allora le società americane, anche loro hanno aiutato nel sviluppamento del hobby, perché sappiamo il giorno d'oggi, se non ci fosse i brine shrimp eggs, come faresti l'allevamento di tanti pesci senza quella cosa lì? E il San Francisco Aquarium Society è diventata abbastanza importante perché avevano i soldi che venivano dalla vendita del brine shrimp eggs che avevano scoperto in San Francisco Bay. Finalmente che, siccome legalmente erano una carità, non era permesso che facevano così tanti soldi.
finalmente il governo americano ci ha detto, ehi, smettete di vendere i uovi, o se no ti togliamo quella cosa lì, che sei una carità che non deve pagare le tasse. E allora poi l'hanno venduto a qualcheduno, e poi vedete che negli anni 40 e 50 c'erano delle scatolone di brine shrimp eggs. Adesso passiamo agli anni 50, che è venuto fuori il primo, la prima edizione del famoso Tropical Fish Hobbyist in settembre del 52, perché naturalmente quando è venuta la guerra tutto è cambiato, avevano bisogno l'acciaio, il vetro per motivi della guerra, no? Allora poi dopo la guerra si è ricominciato il hobby, e Axelrod è venuto fuori con questa rivista che poi è diventata molto famosa, ma nel principio era una cosa da niente, come vedete. Infatti quel disegno lì, di quella copertina lì, l'ha tolta da un disegno di Innis. E poi l'altra cosa che è successo è che c'erano tanti più imprenditori negli anni 50. Questo qui è il catalogo del famoso Aquarium Stock Company, che era il posto più famoso a New York. Quando io ero ragazzo ci andavo, e sempre era una meraviglia, perché era un negozio solo dedicato all'acquario, e era grandissimo, grandissimo. E vendevano del tutto. Vedete che ce n'era della roba adesso negli anni 50, tante cose, che allora anche i prezzi erano più bassi. Uno che voleva mantenere un acquario, la cosa diventava molto più facile. E questo negozio qui purtroppo non esiste più. Penso che è andato fuori più o meno nell'80, ma dal 10, perché è stato fondato nel 1910, per 70 anni esisteva, e vendevano dappertutto l'America. Se non potevi andare al negozio a Manhattan, ti facevano la spedizione postale, no? Ecco qui degli esempi. Giuseppe, c'erano già le pompe centrifughe sommerse? No. No. C'erano delle pompe che potevi muovere l'acqua, ma non per mettere dentro l'acquario. No. Per esempio qui, vedi questo qui? Questo qui era uno dei primi filtri a motore che potevi mettere fuori dall'acquario, no? E come, perché io ce n'ho uno, e come l'hanno disegnato, l'hanno fatto uguale a una vasca, è fatto di ferro inossidabile, come si dice, stainless steel, no? Acciaio inossidabile con del vetro, e ci hanno messo sul motore con le attrezzature per fare il filtro. Questo disegno qui, per esempio, non ha belts, come si dice belts, cintura, non ha queste cinture, no? C'è solo magnets che girano questo disco qui, e che va su e giù, e non fa nessun rumore, ma erano costose e duravano per sempre. Allora finalmente poi sono falliti perché nessuno li comprava, ma c'era della varietà. Negli anni 50, dopo la guerra, tutti questi posti che prima facevano cose per la guerra hanno dovuto trovare altre cose da fare, e hanno trovato l'acquario, che era negli anni 50 in America era proprio ancora come negli anni 30 un grande fenomeno. Non c'era casa che non aveva un acquario. Io sono venuto in America nell'anno 60. Io mi ricordo da bambino non c'era casa che non aveva un acquario. Poi questo qui fa vedere una rivista del Tropical Fish Hobbyist, un articolo dal gennaio del 68,
E questa qui è un'esibizione che ha avuto la mia società, the Greater City Aquarium Society, dentro in un grande negozio qui a Queens, no? E cose che il giorno d'oggi non si può fare, perché a quei tempi là non ci interessava l'insuranza, questa stupidaggine o quella stupidaggine. Allora potevi avere una gara in un grande magazzino come questa, che venivano centinaia di gente, perché venivano al negozio e passavano nella tua esibizione, no? E allora anche negli anni 60 il hobby era molto forte in America. E gli acquari fatti di acciaio inossidabile erano dappertutto. E quella innovazione lì degli anni 50 a costruire gli acquari con l'acciaio inossidabile è stata una cosa che ha spinto il hobby, perché lo sapete, questi acquari non si possono, devi prendere un martello per distruggerli, perché quell'acciaio lì è così forte che non può succedere niente. Non puoi avere queste cose dove si spaccano, che nella cornice viene fuori acqua a galoni. No, possono avere può succedere delle cose, ma non delle cose catastrofiche, no? E allora, come ho detto, dopo la guerra in America c'era tutto questo acciaio, non sapevano cosa farne, hanno avuto questa idea qui. Poi, vedete, questo qui è un mio acquario di ferro, di acciaio inossidabile, ancora in uso, con la lampada simile, no? Basta che li tieni bagnati, poi il cimento che c'è dentro nelle cornici dura per sempre, basta che lo tieni bagnato, però se lo lasci seccare allora sei fregato. E naturalmente poi negli anni 60, perché mi ricordo le prime volte che li ho visti, le vasche fatte così come il giorno d'oggi, era, non so, nel 71, qualcosa così. Poi dopo che sono arrivate queste, che sono meno costose, ci do quello lì, quelli di ferro, di acciaio inossidabile sono spariti, no? Nei negozi. E anche questi qui ci devo dare un po' di credito che siccome costano meno, sono meno pesanti, hanno aiutato il nostro hobby perché costano meno e sappiamo come sono la gente. Se una cosa costa meno c'è più opportunità da comprarle. Però guarda questa vasca qui, questa qui è di 400 litri, no? È degli anni 60. Per me è così bello a vedere un acquario così, con quell'acciaio inossidabile. Se lo mantieni bene, sembra sempre nuovo. Proprio cose di bellezze che abbiamo avuto nel hobby. E l'altra cosa che è cambiato, che adesso abbiamo solo acquari fatti di vetro. Una volta ce n'erano delle società a barili. Questo elenco qui è del 1933 e io guardo soltanto New York. Vedi che ci siamo noi, Greater City Aquarium Society, poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra, ma ce ne sono un barile. Invece adesso nell'intero stato di New York, di società generali, ce ne sarà forse, non so, 6 o 7. E allora quello lì sì che è cambiato molto nella nostra storia, che ormai la gente non vanno più a queste cose qui, perché sull'internet puoi vedere tutti i pesci che vuoi e in colore. I film dei pesci sull'internet ce n'è un barile, no? E allora la gente prendono tutte le sue informazioni dall'internet, pensano cos'è la necessità di andare a una società.
cosa devo fare quel fastidio lì, andare di sera a una società. Allora purtroppo quello lì è cambiato nella nostra storia. Inoltre, Giuseppe, facevate anche 2 meeting a settimana lì. Sai cosa facevano, Marco, una volta? Sì, sei stato... facevano 2 incontri al mese. Al mese. Perché cosa facevano una volta? Avevano l'incontro di business, che si trattava soltanto di business, e poi c'avevano l'incontro dove c'era il presentatore, dove facevano vedere i pesci, ma quell'abitudine lì è sparita dopo la guerra, nessuno faceva più così. Ma negli anni 30 sì, c'era quell'abitudine lì, e lo so che la nostra società Greater City aveva quell'abitudine lì da fare quella cosa. E qui finisco con questa cartella qui, che vedete che è la pubblicità per l'anniversario d'oro, 50 anni, che abbiamo compiuto nel 1972, no? E la mia speranza è che il nostro hobby continuerà per tanti anni, continuerà anche se forse i numeri non sono come negli anni 30 o negli anni 50, ma penso che ci sarà sempre un posto per le società come le nostre, e io penso che voi, per esempio, in Italia con la vostra società, Stefano con la sua società, con le altre società che ci sono in Italia, voi siete parte della storia, o non in America naturalmente, ma come qui in America che abbiamo le società che ci sono ancora. Spero che questo grande hobby continuerà, e infatti quest'anno la mia società ne compie 100 anni. E allora con quello lì c'ho un po' di speranza. E io adesso vi ringrazio e sono qui se ci sono delle domande. Sono contento di rispondere a qualsiasi domanda. Grazie Giuseppe. Ti Grazie, volevo chiedere molto una cosa bello. Vai Marco. sulla rivista che hai fatto vedere gli accessori, gli acquari. Sì. C'era scritto Marineland nel 30, è la stessa industria che tutt'oggi è la Marineland? No. Non ci sono imprenditori, non ci rimangono nessuno che esistevano negli anni 30 che esistono adesso. Non ce n'è. L'ultima era, come ho detto, l'Aquarium Stock Company, che era famosissima. Infatti su quell'annuncio che hai fatto, Marco, vedi che c'è quella tabella rossa e c'è scritto su Aquarium Stock Company. Me e Gary Bagnall, che sapete chi è Gary Bagnall, no? È il presidente di Zoomed, quella grande compagnia americana a California che si chiama Zoomed. Noi abbiamo salvato quella tabella lì, l'abbiamo trovata, l'abbiamo comprata insieme, lui è Greater City, l'abbiamo comprata insieme, lui l'ha restaurata, che ci ha messo ancora le luci come era una volta, ma lui, perché? Perché io me lo ricordavo quella tabella lì, quella cosa lì, perché quando andavo a quel negozio guardavo su in aria e c'era questa bella segna rossa con su un pesce angelo con le luci tutti intorno, era una cosa. E quando hanno smesso di essere in business, no? Avevo sempre pensato, ma dove è andata a finire quel segno lì? Dove è andata a finire? Finalmente Gary l'ha trovata.
ma quello là, devo dire che era un ignorante, non sapeva niente, voleva troppi soldi, perché non che quello là si intendeva dell'acquario o del hobby, lui non sapeva niente, te lo dico io, ma sai, segni così, che sono vecchi così dagli anni 30, perché quel segno lì, c'ho fotografie dall'anno degli anni 30 che ce l'avevano già, con su quel bel disegno lì di un pesce angelo, non ci sono mica tanti, eh? Allora, solo per motivi estetici, lui voleva tanti soldi, allora finalmente Gary ci siamo messi insieme e quello là è andato giù di prezzo, l'abbiamo comprato e adesso nel museo che Gary ha a California. Non so se avete mai visto il suo museo, ma c'è un piccolo film su YouTube, se lo cercate, che Gary fa vedere certe cose nel suo museo e fa vedere quel segno lì dell'Aquarium Stock Company, perché secondo me era una cosa molto importante, perché era negli anni 30, 40, 50, 60 il più famoso negozio in America senza pari. Sì, sì. Bello. Posso fare una domanda? Grazie Giuseppe per questa interessante carrellata storica. Grazie Lino, grazie. Anch'io sono un antico acquariofilo. Il mio primo acquario aveva il telaio non era di acciaio purtroppo, era di ferro verniciato in verde e lo stucco teneva i vetri. Però sì, sì. Verde era un colore molto comune. Molto comune, sì. Sì, sì, sì. Bello. Volevo chiederti, forse all'inizio mi sono perso, il primo libro che hai mostrato di Gosse era... non ho visto qual era, perché Gosse ne ha fatti due di libri a quell'epoca, seconda metà degli anni 50 dell'Ottocento, e uno dei due è ritenuto forse il primo libro di acquariofilia. Lo posso rivedere il primo? È difficile, scusa. No, no. Ah sì, ecco. Il primo era del 53, Lino. La prima edizione, sì. La prima edizione era del 53, si chiamava The Aquarium. Io ho illustrato lì la seconda edizione, che era del 56. Sì. Questo l'ho trovato in un mercatino qui vicino a Rimini, a Forlì. Ah, sì? È stata una sorpresa meravigliosa. Poi invece ho trovato questo, non so se lo vedi, che però è una ristampa del manuale di Goss, sempre di quegli anni. Sì, 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 sì. Sì, sì. Bene, allora... E vedi, Lino, hai illustrato che vedi com'era popolare gli acquari marini, che poi sì, lui ha scritto un libro dedicato soltanto a quella cosa lì. Marino, sì, questo qua. Ma il primo si chiamava The Aquarium. È una cosa, quando adesso come ho detto io, quello del 56, non del 53, ma quei primi libri sono interessanti perché non avevano i pesci che abbiamo il giorno d'oggi. C'è dentro delle pagine e pagine che si trattano di insetti acquatici, tutte delle cose che il giorno d'oggi nessuno ci interessa, no? Perché è una cosa proprio primitiva nel 53. Sì, però ai naturalisti interessano anche quelli, sì, non fanno più parte del hobby, ma... Sì, sì, e poi erano facili a trovare, no? Perché si trovavano nella campagna, esatto. gli insetti, le cose acquatiche di acqua dolce, li trovavano nei fiumi, nei laghetti, si capisce quella cosa lì, no? Sì, Ma è così. Ma in America, come ho detto, veramente... forse anche abbiamo sorpassato l'Inghilterra
dopo un po' in tutte le società che c'erano delle cose che facevano qui. Però si deve dire anche che adesso di questo qui non ne so molto, ma sappiamo che nella Germania il hobby è diventato grandissimo anche lì. Già. Solo che io non conosco la storia di Germania, della Germania, ma ce ne sarà. Ma la storia ce n'è a barili, per quello lì non posso raccontare tutto. Cosa ci ho messo dietro? Un'ora e mezza? Beh, Sì. 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 Beh, comunque io non conoscevo la storia dell'acquaristica americana, è stato molto molto interessante. Grazie Lino, grazie, sei molto gentile. Ho fatto del mio meglio, ma si sa che il mio italiano non è il livello che vorrei, non posso spiegare le cose come voglio, ma cosa si vuol fare? Si può fare. No, Almeno voi mi fate la carità da praticare un po' la mia lingua natale, no? Perché se no, adesso che è scomparsa mia mamma, non c'è più nessuno in America che mi parla in italiano. No, sei stato bravissimo, è molto bello, poi tutte queste immagini della tua collezione sono bellissime e noi bisogna dire, allora in AIC abbiamo messo insieme, come ti dicevo prima, qualcuno che ha parlato dell'acquariofilia in Italia, perché è nata a Bologna praticamente l'acquariofilia, e è vicino a noi dove è nata l'AIC. Abbiamo avuto modo di conoscere, io ho avuto modo di conoscere anche un po' di acquariofili tedeschi che ci hanno raccontato. E allora iniziamo ad avere un'idea, ogni volta è una scoperta. Comunque, grazie mille. Non sapevo che il primo editore Ines gli fu dedicato l'Ipessobi con Ninnesi, per esempio. Il pesce neon. Sì. Ines. Ines. Yeah. Sì. Però, per esempio, a New York, la prima società a mettere in esibizione un neon tetra nel 1937 era noi. Perfino che era una cosa così fenomeno, no? Che c'era un articolo su il New York Times, che è come avere, immagine se il Corriere della Sera farebbe un articolo sulla vostra società, sulla prima pagina, no? Ma era considerata una cosa così importante. Oh, mamma mia, a New York c'è un'esibizione del famoso neon tetra. Proprio delle cose che il giorno d'oggi non ci aspiri a pubblicità di quella qualità lì. Non siamo più importanti come una volta. Purtroppo, mi dispiace dirlo, ma è la verità. Hai trovato quell'articolo in archivio a New York Times? Sì. E 2 colonne, come si dice in italiano, colonne? Colonne. Sì. È abbastanza grande. Non c'è fotografie, ma sì. Per esempio, nella mia collezione, che veramente non è la mia, io la tengo per la mia società, abbiamo una medaglia d'oro da una gara del 1932. Immagini? E però più importante che quello è che io ho incontrato il signore che l'ha vinta. Puoi immaginare come se io andrei per strada e incontreresti Giuseppe Garibaldi, no? Era una gara di layout? Era una gara di esposizione di acquari? Sì, del 1932. E lui ha vinto, questo signore ha vinto una medaglia d'oro e io ci siamo incontrati durante una convention, una conferenza che abbiamo fatto nel 97 quando facevamo il nostro 75esimo anniversario. E questo signore, che l'ho conosciuto
tramite suo cugino. Suo cugino è il famoso Ross Sokolov. Sai, Pseudotropheus sokoloffi? Well, questo signore che ha vinto la medaglia era suo cugino e io conoscevo Sokolov. E un giorno mi manda una fotografia, Sokolov, e la guardo e vedo che è una nostra medaglia. E mi sono detto, ma dove l'è andata a pescare questa medaglia? E poi quando ci ho scritto, perché questo qui era prima dei giorni dell'email, ci ho scritto, ci ho detto, hey Ross, dove sei andato a pescare questa medaglia? Oh, è di mio cugino, l'ha vinta lui abita a Manhattan, c'ha ormai 80 qualcosa anni, no? E allora poi mi è venuta l'idea di fare questa, non so, questa cosa alla nostra conferenza, che io ce l'ho la fotografia, che lui mi sta dando la medaglia, io ci sto dando un certificato di apprezzazione, no? Grande. E ci abbiamo fatto dentro una cosa, è venuta la sua famiglia, sua moglie, sua figlia, no? Per fare questa cosa qui, perché veramente, se ci pensi, chi va a incontrare una persona che era al tuo show nel 1932? La storia. È bravissimo, no? Un gentiluomo della prima ordine, come suo cugino Ross Sokolov, che era veramente bravo. Per esempio, quella fotografia che vi ho fatto vedere del show in Brooklyn, questa qui, no? Quella fotografia lì originale, chi me l'ha data? Me l'ha dato Ross Sokolov. Perché l'aveva lui non lo so, ma l'aveva e me l'ha regalata a me. Quasi tutte le cose che ho nella mia collezione non le ho comprate. È per quello lì che ho un attaccamento, un atteggiamento, quello che si tutte quelle cose lì, perché tutti quegli articoli lì hanno una storia di uno che conoscevo o di un regalo che qualcuno mi ha fatto, perché sanno che io apprezzo queste cose qui e che li mostro, no? Se te vieni a casa mia, poi se un giorno mi volete indietro fare una presentazione del mio fish room, vedrete com'è fatto a posto, che tutte queste cose qui non sono in scatole, no, sono su delle bookshelves, Vetrine? eh? Vetrine? Esposizione? Yeah, ma come si dice dove metti i libri, Libreria. no? Libreria? Yeah, tutte quelle scalature, come si non lo so. Scaffalatura. Yeah. Come c'è di dietrolino, vedi di dietrolino c'è tutti libreria, espositore. Sì, e allora non li nascondo, sono tutti quadrati, sono sul muro, fotografie a barili, no? Di gente che ho conosciuto, tutti per quel motivo lì, perché io, avete già capito, sono pazzo, no? Sono un pazzo ma sono molto appassionato non soltanto per il hobby, ma la gente nel hobby. Me mi interessa più la gente, dico la verità, quasi di più la gente che i pesci. È la gente che fa lobby, no? Sì, per me sì. Per me è così. Posso fare un'altra domanda? Io sono stato abbonato a Tropical Fish Hobbies negli anni 90, dal 91 al 97, che mi arrivava dagli Stati Uniti. A un certo punto mi è sembrato che non venisse più pubblicata. È possibile che ci sia solo l'edizione online, l'edizione digitale? Oppure viene ancora pubblicata Tropical Fish Hobbies? No, viene ancora pubblicata, ma in cartaceo? Sì, ma adesso non è più, come si dice, mensile, viene fuori solo una volta ogni 2 mesi. Bimestrale, sì, da qualche anno. È diventata anche molto più commerciale, credo, pubblicitaria, meno
Sì, sì, non è interessante come una volta, secondo me. Però, siccome io li devo avere tutti, c'ho ancora, mi viene ogni 2 mesi, in più c'è l'altra rivista che mi piace di più, Amazonas. Anche quello lì esce una volta ogni 2 mesi. Infatti, chi me l'ha detto? Penso che me l'ha detto Enea, che lui prende quella rivista lì, Amazonas, in inglese, perché originalmente sì. è tedesca, no? Molti di noi la prendono, sì, anch'io poi tendo a prendere un po' tutte, quindi sì, capisco. Livio, Sì. in Italia cosa esce ancora? In Italia c'è qualche rivista che esce ancora? No, non mi pare. No, vero? Aquarium, la bellissima Idra ha avuto... Sì, io ce le ho quelle riviste lì, ma come mi ha spiegato qualcuno lì in Italia, le cartacee non esistono più. Non ci sono più. Che peccato. No, esiste, no, sai che noi come IC editiamo un bollettino cartaceo dal 1993. Mm-hmm. Oh, quello è Facciamo bellissimo il bollettino. un bollettino, sì, 4 numeri l'anno. Sì, sì. Deve averlo Giuseppe nella sua collezione, bisogna fare qualcosa. Ti spediremo, dai, se ci dai l'indirizzo. Sì, sì, sì. Oh, è molto bello. No, ma è un peccato che quelle riviste lì come Aquario e Hydra, non so, come Hydra, è un peccato che non esistono più. Perché io li prendevo quando esistevano, li facevo mandare da mio cugino e li spediva a me in America, no? Per fare la cosa meno complicata lì. La rivista andava a casa sua, poi lui li spediva a me. Sono morte con l'avvento di internet, Giuseppe. Io ho alcuni numeri vecchi degli anni 70, 75 di Aquarium, che prima era un formato ridotto, poi è stato formato A4, no? Sì, sì. Allora esibiamoci, io Aquarium ce l'ho dal primo numero. Ecco, vedi. Bene, bene, bene. Sono morti tutti con internet negli anni metà 90 e hanno iniziato a collassare in quel periodo, poi è finito tutto, perché poi c'era Aquarium, è una rivista che vendevano in edicola, c'era la rivista di acquaristica che poi dopo è saltata con Acquaristica. Aquario Natura in Casa, è uscita per parecchi anni. Editore di Firenze, editoriale Olimpia. Erano belle riviste, perché quando delle volte, prima che usciva Amazonas qui in America, no? Che è venuto fuori nel 12, qualcosa così, Amazonas qui in America, quando venivano dei soci, degli amici, io ci facevo vedere le riviste italiane, specialmente Aquarium, che era combinata poi con Natura in Casa, e ci dicevo, vedete queste riviste italiane? Guarda che belle fotografie, guarda che bei articoli che qui in America non abbiamo, ok? Perché in contrasto, Tropical Fish Hobbyist, dopo che è partito Axelrod, non era più a livello proprio, era solo a livello per principianti. Beh, ci vuole un po' di quello lì, sì, no? Ma ci vuole anche delle cose per persone come me, che siamo un po' più avanzati. Non voglio leggere sempre un articolo su come si fa l'allevamento del zebra-danio, mi sgionfa dopo un po', no? Ma ci deve essere delle altre cose. Ma quelle italiane erano proprio bellissime, a livello di quelle tedesche, secondo me. Peccato, come avete detto, l'internet ha cambiato tutto. Amazonas comunque fa anche la pubblicazione digitale, oltre a quella cartacea, vero? Sì, sì.
Tutte lo fanno ormai. Allora diciamo una cosa, la possibilità di avere le associazioni permette di conoscere i grandi dell'acquariofilia e di averli anche, perché onestamente io penso all'AIC, ma sicuramente anche le associazioni americane hanno ospitato dei grandi acquariofili esploratori, cioè potremmo citare da Jean-Claude Nourissat, Uwe Werner, potremmo citare Wolfgang Steck, Horst Linke, o Ad Konings, o a Miguel Artigas, perché è il nostro hobby dove tu puoi incontrare i grandi, parlare senza problemi, averli lì vicino. Questo permette un'associazione. Oltre che sì, tutto, anche la letteratura e altro. Mm-hmm. Sì, è vero. In più io mi considero fortunato perché sono entrato nel hobby in tempo a conoscere questa grande gente come quel signore del 28 che si chiama Bill Jacobs, era il suo nome, che veramente adesso non è una possibilità incontrare hobbyist degli anni 20 e degli anni 30, sono tutti morti. Pionieri, chiamiamoli pionieri dell'hobby. Va bene, se no qui ci lasciamo andare alla, come dire, nostalgia. Alla nostalgia e non va proprio così bene. Sì, allora, guarda, grazie di nuovo che grazie Gio, grazie di nuovo di tutto, che mi mandate sempre i link che mi sento, anche se non sono socio, mi sento una parte di una cosa del mio paese natale, no? E vi ringrazio molto. No, grazie a te per la disponibilità e grazie a tutti quelli che c'erano oggi, Marco, e quelli che ci ascolteranno. Va bene, auguriamo buona Pasqua. Grazie. Buona Pasqua. L'associazione si trova a Guidonia in presenza, sappiatelo, ma vedremo di organizzare qualcosa anche in streaming, così in modo, perché avremo Adrian Intermauer che viene a parlare un po' di Camerun e di Tanganyika. Ci saranno tanti pesci da acquistare, da vedere, da fare, ci sarà tanta gente da incontrarci, speriamo. L'abbiamo organizzato un po' all'ultimo momento, ma è la voglia di incontrarsi, quindi scusate se ci siamo mossi così, ma insomma tra emergenze sanitarie, restrizioni, cose che non si capisce se si poteva fare o non fare, ci siamo mossi. Allora prendetelo come un impeto di voglia di trovarsi ancora. Buona Pasqua a tutti. Grazie. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Grazie. Grazie Livio. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie Gio. Arrivederci. Chiudiamo. Sì. Ok. Ciao ragazzi. Ciao Livio, buona Pasqua. Buona Pasqua, ci sentiamo e ci vediamo. Ciao ciao. Ciao.